Ciao a tutti, come state? Fatemi sapere se si sente bene, perché oggi sono con le cuffiette, quindi voglio sapere se se si sente bene oppure se è meglio il microfono. In tal caso lo vado a prendere. Allora, come state? Ciao a tutti, ciao a tutti. Okay, perfetto, grazie mille Angelica per il riscontro. Ti svelo un segreto, John. Questo è un come si dice, uno schermo verde in realtà. È una foto che non rappresenta la realtà della mia stanza. Allora, un commento. Ciao a tutti da Liverpool e buon pomeriggio Lucrezia. Buon pomeriggio a te Petar. Sono appena tornato da Roma. Che bella che è. Ci è piaciuta un sacco, piena di gente e di vita. Beata te di esserci nata e cresciuta. Sì, sono contenta che sia stato un bel viaggio. Mh-mh. Bene, bene, bene. Ti aspettiamo di nuovo prossimamente. Allora, oggi abbiamo anche Sandra dalla Bolivia. Che bello. Poi ho visto anche qualcuno dal Canada, se non sbaglio, dall'Argentina, insomma, eccolo, John dal Canada. Ciao. Allora, dalla Francia, dalla Romania. No, non lo farei mai, non lo farei mai. Allora, come state? Mi avete detto che state bene. Siete pronti per l'imperfetto? Oggi parliamo dell'imperfetto, che è molto facile, secondo me. Ehm, rispetto al passato prossimo, l'imperfetto è più facile. Perché? Perché vedrete, vedrete. Allora, continuiamo con i saluti, così intanto aspettiamo che si colleghino tutti. Allora, ciao da Lione in Francia, ciao. Da Parigi, di nuovo dalla Francia, da New York, da Kiev, da Cuba, da Seattle, lo dico all'italiana, dal Brasile, dalla Serbia, da Londra, da San Paolo in Brasile, Messico e Porto Rico. Contemporaneamente? Hai il dono dell'ubiquità. Dall'Egitto, dal Giappone. Fantastico. Dalla Grecia, dall'Iraq? Iracheno? Capisco bene? Ciao. Dal Cile, di nuovo dalla Grecia, dal Brasile, da Mosca, dalla Nigeria. Ciao.
Dalla Calabria, più vicina. Tu sei la più vicina forse. Sei in territorio nazionale. Dall'Austria, dal Mozambico, dagli Stati Uniti, dal Messico, di nuovo dal Brasile, dalla Francia. Ci sono tanti francesi. Dal Marocco, di nuovo dall'Egitto, dalla Serbia, dall'Egitto, Finlandia, dall'Olanda. Ah, sei portoricana ma vivi in Messico, sì, quindi valgono entrambi, hai ragione. Dall'Uruguay, da Rio de Janeiro, dalla Scozia, dall'Egitto, anche un sacco di studenti dall'Egitto. Da Lione, sì, avevi già scritto prima, l'ho già letto, mi sa, il tuo commento. Un altro dal Giappone, che bello! Lisbona, Portogallo, insomma, dalla Colombia, dal Messico però abito a Zagabria. Bello, queste commistioni. Dall'Algeria, dal Perù, dalla Russia. Ciao a tutti i brasiliani in chat. Sì, infatti ci sono tanti brasiliani, tanti francesi, tanti egiziani, perché ho letto Egitto varie volte. Poi di nuovo un altro dall'Austria, ciao. Ciao da San Paolo. Da Casablanca, Marocco. Belgio. Ciao dalla Sicilia. Atene, Germania, insomma tanti, tanti posti nel mondo. Molto bello. Allora, l'ultima volta ci siamo lasciati con la promessa di iniziare con un esercizio. Vi ricordate? Che è l'esercizio 17 a pagina 106. Che è un esercizio sul passato prossimo con i pronomi. Quindi io direi di iniziare con questo esercizio per fare un ripasso. Va bene? Allora, chi ha il libro può andare a pagina 106 e osservare, leggere l'esercizio 17. Per chi non ha il libro ancora, questo è l'esercizio. Autopromozione, autopromozione, ma lo sapete, lo sapete. Allora, okay, Harald scrive: "Questo esercizio è stato una sfida interessante. Effettivamente è un esercizio un po' complesso perché dobbiamo usare il passato prossimo e capire se usare i pronomi diretti o indiretti. Va bene?
Quindi prendiamoci qualche secondo, qualche minuto per leggere questo esercizio e farlo, ovviamente. Stanno continuando a, connettersi studenti, bellissimo, dal Venezuela, dalla Tunisia, dalle Filippine. Fantastico. Sono così felice di sentire che questa lezione è facile. Sto ancora cercando di recuperare quella della settimana scorsa. Eh sì, sì, lo capisco. Però la lezione è sul canale. Tutte le lezioni rimangono sul canale, quindi quando volete, quando avete tempo, potete guardarle con tranquillità. Non c'è fretta. Noi ci incontriamo in diretta, però le lezioni rimangono come video sul canale. Bene. Allora, iniziamo a leggere e cerchiamo di ragionare insieme. Durante una passeggiata al parco, Sara ha trovato uno smartphone su una panchina. Odio la parola smartphone e infatti io avevo scritto cellulare. Poi però quante parole hanno cambiato quando hanno fatto la revisione della bozza. Vabbè, questo è un altro discorso. Allora, durante una passeggiata al parco Sara ha trovato uno smartphone su una panchina. Che cosa ha fatto? Allora, proviamo a vedere se Margot o Margot ha scritto tutto giusto. Si è guardata intorno. Esatto, si è guardata. Quindi verbo guardarsi, riflessivo, ausiliare essere, al femminile, perché Sara è una donna. Quindi si è guardata intorno, ma non ha visto nessuno, quindi ha preso il cellulare e poi l'ha acceso. Perfetto. Quindi vedere, ausiliare avere, ha visto, prendere, ausiliare avere, ha preso e poi nella parentesi c'è accendere il cellulare. Quindi qua capiamo che dobbiamo usare un pronome diretto per sostituire il cellulare, lo smartphone. Quindi lo ha acceso, però sappiamo che con il pronome singolare possiamo mettere l'apostrofo e quindi l'ha acceso. Va bene? Poi ha controllato le chiamate recenti e ha chiamato una ragazza di nome Lori. La ragazza ha risposto: Sara le ha spiegato, quindi tra parentesi c'è scritto
spiegare a lori. Quindi che cosa capiamo? C'è la preposizione a, quindi per sostituire a lori abbiamo bisogno di un pronome indiretto. Quindi Sara le ha spiegato la situazione e Lori le ha chiesto di raggiungere lei e Andrea. Anche qui tra parentesi c'è chiedere a Sara. Per sostituire a Sara serve il pronome indiretto perché c'è la preposizione a. Chiedere a chi? A Sara. Le ha chiesto di raggiungere lei e Andrea. Il proprietario dello smartphone, Andrea. Rileggo, mi è sfuggita l'intonazione. Lori ha chiesto a Sara, quindi Lori le ha chiesto di raggiungere lei e Andrea, il proprietario dello smartphone, al bar in Corso Italia. Sara è arrivata al bar e ha cercato Lori e Andrea. Poco dopo li ha visti. Ha visto chi? Lori e Andrea. Quindi il pronome è diretto. Li ha visti seduti ad un tavolo. Si è avvicinata e li ha salutati. Così Sara ha potuto restituire lo smartphone al suo proprietario. Perfetto, grazie Margot per queste risposte, tutte corrette. Allora, avete domande? Questo è il momento per farle. Io vi metto anche, ecco, il testo con le soluzioni negli spazi. La fine del verbo non cambia quando uso il pronome indiretto? No, non cambia. Non cambia, non cambia, no, perché è un pronome indiretto, quindi non cambia il participio passato. Perché li ha ti riferisci a li ha visti, li ha salutati? Allora qui, senza apostrofo, forse questa è la domanda, perché senza apostrofo li ha? Perché li è il pronome plurale. Questa è una regola. I pronomi diretti di terza persona plurale, quindi li, la, se no scusa, li, le, non vogliono l'apostrofo. Quindi l'apostrofo si mette solo se è singolare, quindi lo, la. Ma se tu devi usare li, le al plurale senza apostrofo.
Allora, perché non le ha viste se Lori e Sara sono 2 ragazze? Allora, forse qui c'è un problema di, comprensione del paragrafo, perché chi è che vede chi? Chi vede chi? È Sara che vede Lori e Andrea. Andrea è un nome maschile in italiano, quindi Lori e Andrea sono un uomo e una donna. Quindi usiamo il maschile, li ha visti. È Sara che vede Lori e Andrea, capito? Sara è il soggetto, non è l'oggetto. Uhm, sì, si dice ha visti, li ha visti. Sì, perché a volte è difficile interpretare alcune vostre domande perché, dovete scrivere tutti i dettagli, altrimenti devo andare a interpretazione. Allora, li ha visti. Il participio passato, visti, è accordato al plurale maschile perché prima c'è il pronome diretto maschile plurale. Quindi li ha visti. Va bene? Allora, qual è la differenza tra guardare e guardarsi? Guardare qualcosa o qualcuno, quindi l'azione si riflette su un oggetto o su un'altra persona. Invece guardarsi è un verbo riflessivo e quindi guardarsi, se dico: "Mi guardo allo specchio", io guardo me stessa allo specchio, mi guardo. Quindi l'azione del verbo si riflette sul soggetto, capito? Bene, allora io direi di iniziare a fare il punto sul capitolo 18 della videogrammatica e vedere un po' di cose. Oggi parliamo del tempo imperfetto, che è un tempo semplice. Che cosa significa? Significa che c'è solo una parola. Vi ricordate? Abbiamo detto che il passato prossimo è un tempo composto, perché ci sono 2 parole, l'ausiliare e il participio passato. L'imperfetto invece è un tempo semplice, perché c'è solo una parola, la coniugazione del verbo. Va bene? Quindi per esempio, l'anno scorso Francesca era bruna. Quando Gigi lavorava qui, beveva sempre un caffè dopo pranzo. Quindi gli esempi, le parole in grassetto
sono coniugazioni di verbi all'imperfetto. Allora, prima di proseguire, ho visto una domanda importante sull'esercizio sul passato prossimo, a cui voglio rispondere perché è importante. Perché le ha chiesto senza apostrofo? Perché le è un pronome indiretto. Allora, facciamo questo promemoria mentale. Mettiamo l'apostrofo solo con i pronomi diretti lo e la. Fine. Va bene? Le senza apostrofo perché è un pronome indiretto. Quindi promemoria mentale. Mettiamo l'apostrofo solo con il pronome diretto lo e con il pronome diretto la. Va bene? Okay. Allora vediamo a cosa serve l'imperfetto. Vediamo i suoi usi. L'imperfetto è un tempo passato, quindi usiamo l'imperfetto quando vogliamo parlare del passato. Che cosa però diciamo con l'imperfetto? Con l'imperfetto facciamo descrizioni fisiche e o caratteriali al passato. Quindi se dico Fabio era simpatico, sto descrivendo, il suo carattere nel passato. Se io dico Fabio era simpatico, che cosa implico? O che Fabio oggi è antipatico, quindi non è più simpatico, oppure che, Fabio non è più tra di noi. Quindi Fabio era simpatico, il ricordo di Fabio. Va bene? Quindi ovviamente dipende molto dal contesto. Poi con l'imperfetto descriviamo anche il tempo, il meteo. Ieri faceva freddo. Il mese scorso era bel tempo, eccetera, eccetera. Quindi anche qui descrizioni del tempo, ma anche descrizioni però, sì, avrei dovuto aggiungere anche descrizioni fisiche, non solo di persone, ma anche di luoghi. Quindi tutto quello che è descrizione al passato usiamo l'imperfetto. Quindi descrizioni fisiche di persone, descrizioni fisiche di luoghi, caratteri di persone, descrizioni del tempo. Tutte le descrizioni, così è più facile da ricordare. Se devi descrivere qualcosa o qualcuno al passato, imperfetto. Poi, abitudini del passato o azioni ripetute nel passato. Per esempio, la nonna ci preparava sempre la torta al cioccolato, ho dimenticato la L, quando andavamo da lei.
Quindi questa è un'abitudine del passato. La nonna ci preparava sempre la torta al cioccolato quando andavamo da lei. Questa situazione nel presente non esiste più. Va bene? Quindi, se io, devo descrivere anche qui vedete comunque ritorna sempre la parola descrizione. Azioni, abitudini ripetute che esistevano solo nel passato, quindi quella realtà oggi non c'è più. Questo è un po', il senso dell'imperfetto. Allora, si può dire ieri c'era bel tempo? Forse direi più era bel tempo. Mh, sì, era bel tempo. Allora, le domande che implicano una spiegazione sulla differenza tra imperfetto e passato prossimo, non le posso leggere adesso, perché non voglio mischiare gli argomenti. Quindi la differenza tra passato prossimo e imperfetto per la prossima volta. Oggi cerchiamo di capire bene solo l'imperfetto, va bene? Allora, un esempio: la nonna preparava sempre la pasta fresca prima delle visite di famiglia. Esatto. Quindi se tu mi dici questa cosa, questa frase oh, l'ho tolto. Se tu mi dici questa frase, io capisco che è un'azione ripetuta, un'abitudine del passato che oggi non c'è più, va bene? Ottimo. Poi possiamo usare l'imperfetto anche nella costruzione stare più gerundio e stare per più infinito. Vi ricordate queste 2 strutture? Stare più gerundio e stare per più infinito, che abbiamo detto si usano al presente, all'imperfetto e al futuro. Vediamo un esempio di stare più gerundio al passato. Stavo facendo colazione quando, mhmm, è successo qualcosa. Però stavo facendo colazione è un altro modo per dire facevo colazione. Non c'è differenza in realtà tra dire facevo colazione e stavo facendo colazione. Dipende da voi cosa vi piace di più. A volte per, mhmm, magari per essere più precisi, perché si vuole dire che eri
nel mentre dell'azione, allora forse stavo facendo colazione è più adatto. Però generalmente è la stessa cosa. Va bene? Quindi se vogliamo tradurre, per esempio in inglese, stavo facendo colazione, I was having breakfast. Facevo colazione, I was having breakfast. La traduzione è la stessa. Poi possiamo usare l'imperfetto anche nella struttura stare per più infinito, per parlare del passato. Quindi stavo per uscire significa che nel passato stavi per fare quella cosa. Quindi stavo per uscire è tradotto con I was about to get out o go out. I was about to go out. Non è difficile. Poi usiamo l'imperfetto anche per parlare di azioni contemporanee nel passato. Mentre io dormivo, per esempio ieri pomeriggio, mentre io dormivo, Giada leggeva. Quindi l'azione di dormire e l'azione di leggere erano contemporanee nel passato. Va bene? E poi infine l'uso più divertente, più curioso dell'imperfetto è quello per raccontare un sogno. Scappavo, urlavo, non riuscivo a muovermi. Ero in un campo di girasoli, eccetera, eccetera. Solitamente si raccontano i sogni all'imperfetto. Bene, avete domande? Perché altrimenti andiamo avanti. Un esempio: da bambina leggevo molti libri con le favole. Bene. Puoi anche dire semplicemente: da bambina leggevo molte favole. Allora, andiamo avanti e, vediamo le coniugazioni. Le coniugazioni all'imperfetto sono praticamente tutte regolari, sempre regolari. Ci sono solamente 4 eccezioni? Ci sono solamente 4 verbi che in italiano all'imperfetto sono irregolari. Tutti gli altri sono regolari. Quindi praticamente tutti i verbi hanno queste coniugazioni. Quindi i verbi in are: guardavo, guardavi, guardava, guardavamo, guardavate, guardavano. Verbi in ere: leggevo, leggevi, leggeva, leggevamo, leggevate, leggevano. Verbi in ire: dormivo,
dormivi, dormiva, dormivamo, dormivate, dormivano. E queste coniugazioni sono sul libro, quindi queste sono. La cosa interessante o, particolare è la pronuncia, perché spesso la sento sbagliata. La pronuncia dell'imperfetto, cioè dove cade l'accento sull'imperfetto, è sempre un dubbio e quindi sullo schermo ecco appunto, appunto, proprio penso ci sia un po' di ritardo tra il video e la chat, quindi mi hai anticipato. Le lettere evidenziate in grassetto sono le vocali su cui cade l'accento. Quindi leggiamo insieme e anche voi leggete ad alta voce. Guardavo, guardavi, guardava, guardavamo, guardavate, guardavano. Provate a fare proprio questo movimento anche con il corpo, cioè che quando cade l'accento andate giù. Può sembrare una cosa strana, però secondo me aiuta. Quindi guardavo, guardavi, guardava, guardavamo, guardavate, guardavano. Poi leggevo, leggevi, leggeva, leggevamo, leggevate, leggevano. In sostanza, se osservate, l'accento cade sulle prime 3 persone proprio all'inizio della coniugazione, quindi avo, avi, ava, e anche sulla terza persona plurale. Le 2 eccezioni sono per noi e voi, che invece dove troviamo l'accento invece sulla seconda vocale della coniugazione. E infine leggiamo dormire, dormivo, dormivi, dormiva, dormivamo, dormivate, dormivano. Quindi le terze persone sono quelle forse più è la terza persona plurale che è sempre il dubbio. Mi raccomando, fate, questo esercizio del cadere. Dove cade l'accento, cadiamo anche noi. Così così non dimenticherete mai più l'intonazione corretta dell'imperfetto. Bene. Oh, meno male. Per uno studente di italiano questo tempo verbale è davvero un sollievo, è semplice e facile da usare. Oh, meno male, grazie Fatima per questo commento. Così ci
tiriamo un po' su d'animo. Dopo il passato prossimo effettivamente è difficile. Allora, prima dell'esercizio, vediamo questa domanda. Allora, la frase "stavo per uscire", se "stavo per" ha un senso implicito che questa azione non è finita oppure non è conclusa nel passato, giusto? Allora, "stavo per" è praticamente la stessa cosa di "sto per". È un'azione che non è iniziata, perché, non è l'azione progressiva. L'azione progressiva sarebbe, stavo uscendo. Quindi in quel caso, se dico: "Stavo uscendo quando è arrivato mio papà", allora il senso implicito è che l'azione era in corso quando è successo qualcos'altro. Ma "stavo per" significa che eri nel momento prima di compiere l'azione, capito? Non è proprio iniziata l'azione di uscire. Sì, esattamente. Stavo per significa I was about to. Sì. Allora, per la prossima volta, se per voi è utile, possiamo, scrivere degli appunti anche sulle traduzioni in inglese, io posso farle, se per voi va bene, altrimenti no. La sfida è scegliere tra passato prossimo e imperfetto, sì. Parleremo anche di quello. Allora, facciamo l'esercizio. Per chi ha il libro, allora se io dico leggevano, non mi capiscono gli italiani? Allora, gli italiani ti capiscono, certo che ti capiscono. Poi gli italiani sono molto, troppo buoni su queste cose, perché sono sempre: "Oh mio Dio, studi l'italiano, ah!" Quindi accettano tutto. Però la pronuncia è sbagliata, quindi, dobbiamo fare attenzione e cercare di pronunciarla bene. Va bene? Quindi sì, certo che ti capiscono, però, non è la pronuncia corretta. Noi siamo qui per studiare le cose corrette, quindi dobbiamo impegnarci per parlare bene. Esatto. Sì, perché c'è questa idea che, gli italiani non conoscono il mondo degli studenti stranieri di italiano e quindi quando sanno che qualcuno studia l'italiano:
È una cosa stupefacente. Quindi sono molto buoni con gli errori. Su quello proprio state tranquilli. Quali sono i 4 verbi irregolari? Adesso li vediamo. Prima dobbiamo fare un esercizio. Allora, per chi ha il libro è l'esercizio 3 a pagina 109. Per chi non ha il libro, questo sullo schermo è l'esercizio. Allora, ci prendiamo qualche minuto, va bene? Così io nel frattempo vado a prendere il caricabatterie del computer, perché altrimenti si spegne e ci salutiamo così. Allora, un paio di minuti e correggiamo l'esercizio insieme. Allora, vediamo insieme l'esercizio. È tutto all'imperfetto. Non dimentichiamo anche la pronuncia, l'intonazione, okay? Allora, se volete leggete insieme a me ad alta voce. Frase 1: mentre Elisa preparava la cena, Roberto apparecchiava. 2: quando Valerio andava all'università, usciva sempre la sera. 3: quando ero piccola
Mi piaceva guardare i cartoni animati in TV. 4. Ieri il sole splendeva, ma faceva freddo. 5. Stamattina, mentre si preparava, Serena pensava alle cose da fare. 6. Ho fatto un brutto sogno. Pranzavo con persone che non conoscevo e che non avevano la testa. Mi viene da ridere. Che frasi che ho scritto. Non me le ricordavo. Allora, pranzavo, ho messo un asterisco perché possiamo anche dire stavo pranzando. Qui è preferenza personale, perché il significato è lo stesso. Frase 7. Gli studenti prendevano appunti mentre la professoressa spiegava. Frase 8. Matilde e Franco si sono lasciati. Che peccato! Stavano proprio bene insieme. Domande. Mi chiedo perché hai scritto la frase 6. Perché avevo fatto un brutto sogno. Perché quando scrivi degli esercizi con tante frasi, poi a un certo punto le frasi finiscono e quindi, devi essere creativo. Allora, frase 3: perché è piaceva e non piacevo? Allora, io ti invito a guardare la lezione sul verbo piacere, che è quando l'abbiamo fatta? La lezione 16 sul verbo piacere. In sostanza, in breve, il soggetto non sono io, il soggetto della frase è guardare i cartoni animati. Guardare i cartoni animati piaceva a me. Quindi la coniugazione deve essere alla terza persona singolare. Va bene? Questo è il riassunto del perché. Se vuoi una spiegazione più dettagliata, ti invito a guardare la lezione 16. Poi, domanda successiva, numero 8. Possiamo usare il passato prossimo? Sono stati? No. No, perché se dico sono stato, c'è un limite di tempo, c'è una durata temporale ben precisa e invece qui non c'è. Qui la frase non specifica quanto tempo sono stati insieme.
Allora, per la frase 6, che vuol dire che non avevano la testa? Era un incubo, letteralmente non avevano la testa. Fate mai degli incubi? Dei sogni brutti? È letterale. Sempre frase questa frase la frase 6 riscuote un successo enorme. Perché non pranzava? Perché il soggetto è io. Ho fatto un brutto sogno, io ho fatto. Pranzavo con persone che non conoscevo e che non avevano la testa. Non lo so, sembra molto simbolico. Dici? Non lo so. Non sono esperta di interpretazione dei sogni. Se qualcuno lo è, può scrivermi. Era un periodo comunque abbastanza triste della mia vita, quindi quando ho scritto questo libro, perciò forse era qualcosa così. Allora, apparecchiare significa preparare il tavolo per mangiare, quindi mettere la tovaglia, mettere i piatti, i bicchieri, le posate, eccetera. Tutto questo si dice apparecchiare. In inglese è to set the table. Ecco, anche in francese, grazie per la traduzione. Mettre la table. Allora, andiamo avanti. Sì, Laura. Mh-mh. Sì. Andiamo avanti e finalmente vediamo quando non quando, ma quali sono i verbi irregolari all'imperfetto? Sono solo essere, fare, dire, bere. Allora, questa è una domanda che riguarda il sempre quella e perché ho fatto un brutto sogno e non ho avuto? Perché in italiano si dice fare un sogno, con il verbo fare. Quindi è una collocazione, fare un sogno o fare un incubo. Avere un sogno giusto, grazie Elena. Effettivamente esiste, ma è diverso. Quindi fare un sogno mentre dormo, sogno, faccio un sogno. Invece se dico ho un sogno, è diverso nel senso che è un qualcosa che vorrei fare, un sogno da realizzare. Ho un sogno. Quindi è diverso. Giusto, grazie Elena per questa domanda perché mi hai fatto ricordare che sono 2 frasi diverse. Esatto, come un sogno nel cassetto. Avere un sogno nel cassetto, esatto. Allora, i verbi irregolari all'imperfetto sono essere, fare, dire e bere. Solo 4.
È facile l'imperfetto. Ve l'ho detto che era facile. Quindi leggiamo: essere, ero, eri, era, eravamo, eravate, erano. Fare, facevo, facevi, faceva. Facevamo, facevate, facevano. Dire, dicevo, dicevi, diceva. Dicevamo, dicevate, dicevano. Bere, bevevo, bevevi, beveva. Bevevamo, bevevate, bevevano. Ci sono tante V qui. Bevevo, bevevi, beveva, bevevamo, bevevate, bevevano. Allora, facciamo questo esercizio. Per chi ha il libro, l'esercizio 7 a pagina 110. Allora, dare non è irregolare? No, non è irregolare, perché segue la coniugazione dei verbi in are. Davo, davi, dava. Davamo, davate, davano. Quindi no. Allora, dicevo, esercizio 7, pagina 110. Esercizio 7, pagina 110. Per chi ha il libro. Per chi non ha il libro, questo. Quindi questo è un piccolo dialogo con l'imperfetto, solo all'imperfetto. E qui i verbi sono sia regolari sia irregolari. Va bene? Anche qui ci prendiamo 1 minuto e poi correggiamo.
Allora, correggiamo l'esercizio. La nonna dice: "Quando ero bambina mi piaceva andare in un negozio di dischi che stava in via Rossi per ascoltare la musica. Passavo molte ore in quel posto ogni fine settimana". E la nipote risponde, o il nipote, chi lo sa: "Dovevi andare lì per ascoltare la musica? Non potevi ascoltarla a casa?" E la nonna risponde: "Non potevo, perché non avevamo un giradischi a casa. Era un oggetto costoso". Va bene? Allora, questo era facile, dai. Allora, la lezione sull'imperfetto è finita. Allora, perché stava invece di era? Stava perché stare può indicare una posizione temporanea. Stava, io capisco che quel negozio oggi non esiste più. Solitamente si usa stare per indicare quel negozio sta in via, è un uso della lingua. Perché, come dire, s mhmm, sì, suona un po' più naturale un negozio sta. Però se dici il negozio è uguale, non cioè nel senso, non è un errore, va bene. Grazie per aver trattato quest'argomento, anche se sembra piuttosto semplice, è fantastico impararlo. Bene, sono contenta che questo ripasso sia utile. Allora, prima di salutarci, voglio ringraziare tutti i super adesivi, ovviamente. Grazie mille per essere qui e per il vostro sostegno. Lo apprezzo molto. Grazie. Grazie davvero. Che dire? Allora, io per oggi ho finito la lezione. Ehm se avete domande anche in futuro, magari lasciatele nei commenti del video e poi se ci sono delle domande interessanti, la prossima volta iniziamo con quelle. Grazie, grazie a voi. Grazie di cuore a voi. Vi auguro un buonissimo fine settimana, ehm, e grazie. Conosci un videomaker che faccia video per imparare lo spagnolo bene come i tuoi, tipo vlog, lezioni di grammatica? Lo sai che no. No, però posso informarmi. Posso fare una ricerca su YouTube, magari. Hai provato a cercare magari, qualche canale? Allora, i canali che insegnano lo spagnolo su YouTube ce ne s ci sono e sono tanti.
Magari prova a fare un giro su YouTube e dare un'occhiata per vedere. Io personalmente non conosco, dei profili specifici, però sono sicura che se vai su YouTube e cerchi con delle parole chiave, trovi qualcosa. Grazie mille a voi, un caro saluto, ehm, e ci vediamo alla prossima, senz'altro. Ciao, buon proseguimento.